Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'ispettore straordinario, siccome no, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Niente ispettore straordinario, non esageriamo, quello è Hildebrand e adesso andiamo a trovarlo. Nel frattempo io devo anche, mannaggia me, devo anche ritornare a fare... Oh boia, cosa ho fatto? Ne ho creato un altro nuovo. Ah ragazzi, ne ho talmente tanti che molti non sono neanche di Wakame, non è neanche la mia cosa. La sto usando perché sono su PS4 e come potete immaginare è una tortura quest'anno fare ciao Lea, ciao Simo, ciao ragazzi. Ieri pomeriggio è stato senza connessione, adesso poi la sera è andata bene, speriamo in bene ragazzi. Ma caldo, disconnessioni, comprensibile, fastidioso ma comprensibile. Va bene, io non voglio perdere tempo, torniamo con le avventure assurde di Hildebrand, veramente ragazzi, questo è un personaggio folle. Me ne approfitto perché queste sono quelle cose che posso anche non fare nelle dirette di YouTube, ho detto, vabbè, tanto sono indietrissimo, facciamoci Hildebrand che ci si diverte. Ciao Comettino numero 1, il primo, number one, proprio ufficialmente il primo. Allora, cominciamo a fare un Wild Est di prima mattina, così per riscaldarci, e poi torniamo alle nostre missioni. Qui siamo una città stile Skyrim, come potete vedere. Fantasia, sì, fantasia finale. Ok, abbiamo anche trovato il maghetto nero che ricorda quello di Final Fantasy 9. Benvenuti su Fantasia Finale 14, presenta un imperatore leggendario ma portare il retro gaming. Sì, vorrei proprio portare il retro gaming, peccato che se non mi metto sto cavo, e magari giovedì lo avrò, magari giovedì terrò il cavo, giovedì potreste vedervi la mia faccia. Spero proprio che posso tornare con la mia faccia. Devo solo decidere se farla su Twitch o su YouTube, ma probabilmente la faccio su YouTube. Vediamo fra 2 giorni ragazzi. Il meteo è soggetto a cambiamenti, quindi questo è Sir l'inquisitore, ma era partito con un personaggio severissimo, ma vabbè, si è rivelato un personaggio confuso dalle cose strane che sta vedendo. Alla caccia degli eretici. Non è mai un lavoro facile l'inquisitore, perché nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola, nessuno. Oggi invece nel pomeriggio 13:30 ci sarà qualcosa di molto divertente. Ci sarà la partita dei mondiali Italia-Messico, semifinale, e sono sicuro che vi piacerà perché cavolo il Messico, grazie gatti, sì, adesso ho la porta aperta, quindi i gatti se ne vanno da soli. Davvero non avete idea di quanto sono contento quando porto finalmente un po' di retro gaming. Ma poi sentite anche il rumore nelle altre stanze. Allora, oh Lord Edmond, mie scuse per il disturbo, sono qui per catturare questa creatura meccanica, perché dice che non è una creatura vera, è una sorta di pupazzo animato. Cosa dici mio lord? Pensi che Gigi sia un ragazzo o una ragazza? È chiaramente un uomo, si vede che è un maschio. Oh no, ma perché il mondo è impazzito? E lui vuole catturarlo, ma se Gigi è un ragazzo reale non puoi negare queste circostanze della miracolosa resurrezione, sono molto cruciali. E lui è un blasfemo, questo mago nero, è un blasfemo. Come? Miracolosa resurrezione? Capisco, finché Gigi non recupera i suoi ricordi, perché l'hanno chiamato Gigi, Vivi, si assomiglia come nome, quindi ci sta, ragazzi, che l'hanno chiamato Gigi. Non penso che voi abbiate mai avuto una creatura meccanica animata di nome Gigi, ma è una novità. Certo, Hildebrand, agente ispettore straordinario. Enquiris. Oh boia, è partita la scena. Papa Hildi, dici, Papa Hildi, vedi, papà, lo chiama papà. L'ispettore è diventato padre, che bello. Basta, dice lui. Ok. Inquiry.
e di richieste di informazioni. Allora dice ispettore della richiesta, no, dice agente della richiesta di informazioni. No, lui no, 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 come Tino, no, no, neanch'io. Ma io non odio nessuno, però non ci sono, però ci sono dei cantanti che non mi piacciono, ovviamente. Ok, facciamoci questa. Slay the Poison. Il pus gnat, pieno di pus, è una roba bellissima. Sapete, il pus è quello che vi rende le pustole gialle, la schifezza, cioè insomma avete capito, dai. Tanto ci sono certe zanzare tipo le tigri che quando vi morsicano vi fanno sentire questa cosa. Ragazzi, ho anche una nuova grafica da farvi vedere per il just chatting. Oh boia, è una grafica bellissima, è una grafica che ho fatto ieri in attesa del mio ritorno, e devo poi aggiungere anche un sound nuovo, forse anche più di uno. Vediamo se riesco domani, se non faccio la diretta, ma non la faccio solo perché sono impegnato, perché la mattina, vabbè, anch'io ho i miei impegni, non sono un essere umano, quindi anch'io ho i miei impegni. Però giovedì ragazzi vorrei farvi vedere qualcosa di bello. Mettiamo in cantiere Final Fantasy, magari lo porto sabato mattina qua su YouTube. Vediamo, perché ragazzi l'ideale è tornare a mandare un po' avanti anche persona. Tanto farla con la webcam, con tutte le solite cose, però farla su YouTube, Cioè, ero indeciso chi dare il mi piace. Ok, benissimo, e ora carichiamo il leveling, che secondo me sarà intrigante. È arrivata Eiji, ragazzi, è sulle gambe. Io pensate che oggi sono quasi vestito per mostrarmi, ma vabbè, è ancora un po' troppo caldo, ragazzi. Stanotte ho dormito bene, posso dirvelo, stanotte finalmente ho dormito bene. Il di Brando. Verily I shall... Ah beh, questa qui è la stessa scena di prima, scusatemi. Ok, l'ho tolta perché l'abbiamo già vista. Ok. Bene, devo andare qua, quindi the Gigi situation, ragazzi, che situazione complicata. C'è un problema e riguarda Gigi. Ok. Comunque, come Tino, ti faccio i miei complimenti per la sensibilità in quel video che hai fatto, per il rispetto e tutto. Complimenti dal cuore. Io non ce l'avrei mai fatta a trattare questi argomenti, però ti faccio i miei complimenti per averlo fatto, per essere stato bravo. Chissà cos'è questa missione chiamata Our End, voglio vedere perché magari è importante. Ti sblocca. Ah no, è il Dark Knight. No, non ho tempo, è una missione importantissima, però è una job che noi adesso al momento non ci stiamo dedicando ai tank, anche se sarebbe stato molto utile. Va bene, Hildibrand, vediamo un po' cosa succederà. Forza Gigi, questa struttura fatta di Ishgardian, architettura Ishgardian, casa Duran. Ecco qua, basta non fondere la testa di questa creatura con il tuo non senso, altrimenti continua a minacciarlo, perché questa fa parte del tribunale, vuole cacciare gli eretici, li fanno fuori gli eretici ovviamente, ma Hildibrand non è eretico. Quindi insomma si va avanti, tanto abbiamo un inquisitore con noi, non è che c'è molta scelta, accompagna Gigi alle cose sacre, ok, che sono a Sempre Foundation, ok. Ciao Lio, mamma mia, oggi giornata clamorosa. Stiamo caricando la prossima missione. Nel frattempo andiamo avanti con le avventure di Gigi, Hildibrand. Insomma, una bella quest da fare. Lo volevo risolvere prima o poi questa quest. Sapete che è lunghissima, l'ho tenuta per ultima. Nelle dirette non ho mai avuto tempo di dedicarvi, perciò la facciamo adesso. Tanto ragazzi, questo è il momento Skyrim, dove stai nelle città fresche, che qua fa sempre piacere vedere in estate, queste città fresche così.
No, ecco, non è Gigi Proietti, è Gigi, io lo chiamo Vivi perché era Vivi di Final Fantasy 9 questo, no, il maghetto. Oh, incredibili. E dice, questi cavalli, non so cavalli, non so cavalli, sono Chocobo, non so cavalli. Questi incredibili cavalli. Questi Chocobo sono l'orgoglio della cavalleria di Ishkar e dei cavalieri templari. Ma mi sa che si riferisce a Final Fantasy Tactics, dove tipo l'intro la fanno con i Chocobo, i cavalieri templari con i Chocobo, vabbè. È un bel omaggio. Lo sai, l'abbiamo trovato nella neve di Coertian, non significa che sia di Ishkar. Sì, dobbiamo scoprire tutto quello che riguarda Eorzea. Suggerimento eccellente, Inquisitore. Io sono complice di questa farsa? Sì, è complice anche lui. Gli ha fatto di sì, gli ha fatto cenno di sì con la testa. Sì, è stato un mago. No, quella parte non me la ricordo, però bella connessione, guarda, bella connessione. Non ho presente il ruolo, non ho presente il ruolo del mago, ma bisogna dire che quando una persona ha grande esperienza teatrale. Ciao Fox! Stiamo facendo la strana quest dell'ispettore straordinario Hildibrand ed è questo ragazzino meccanico chiamato Gigi o Vivi. Tanto ragazzi è la stessa cosa in giapponese, Gigi, Vivi, tanto. Infatti lui parla un linguaggio strano, Vediamo cosa combina. Ciao Fox, buona mattina. Ieri pensa che forse finiranno un po' le disconnessioni, Le disconnessioni sono dovute al mega caldo. Il mega caldo fa saltare l'armadio e quindi la portante si disconnette. È comprensibile, ragazzi, è comprensibile. Devo andare alla zona del mercato, ok. Tanto intanto sto cercando di caricare anche altro. Qua nel gioco. Eccomi, arrivo. Allora, il genio della lampada. Ah, ok. Cavolo, avrei voluto vederla questa versione però. Avrei voluto vedere questa versione italiana. Sai, alla fine è una storia leggendaria. Una storia leggendaria. Ciao, mica. Hai sbagliato? Non è... Ma è lui? Ha portato Terraria. Ah, ok. Ah, capito, nessun problema. Allora fammi cancellare lo shoutout sbagliato, così potete seguire la persona giusta. Ok, perfetto. Perché purtroppo ho notato che su Twitch i moderatori non possono autocancellarsi i messaggi. Io su YouTube riesco, ma su Twitch non me lo lascia fare. Dice no, non puoi. Vabbè, neanche il mio. Non puoi. Come? Non posso cancellare il mio messaggio. A dire il vero posso. Ah, grazie. Allora ho sbagliato. Ma che pomeriggio? Sì, è pomeriggio. Va bene, pomeriggio, mattina, stessa cosa. Cavolo, con sto caldo è pomeriggio per me. Io sono al caldo, quindi c'ha ragione Fox, guarda. Pomeriggio, diciamo, tecnicamente inizia... No, c'è di nuovo Hauke Manor. Oh mio Dio. Questo posto, ragazzi, è il peggior dungeon del gioco dopo un altro. Non amo l'Hauke Manor e questo è pure obbligatorio, l'altro no. Perché qui se sai cosa devi fare impieghi un attimo, se non sai cosa devi fare... Ah, aspetta. Ma poi... Ok, passare. Ah, ok. Non sono da solo. Come ho già detto c'è un casino in casa oggi. Ma non ha sbagliato, sì, ma Fox, ignoralo, tranquillo, lascia stare. Quelli sono i deliri alcolici delle 10 del mattino di una certa persona, lascia stare. Non c'è bisogno che gli rispondi. Tranquillo. È stato tanto qui a pensare che fosse 29. Sì, ieri non ci ho notato, come Tino, ieri non ho notato perché ho detto è normale. No, ciao Raven, no, ma sto facendo Hildibrand, ma no, è che sto livellando la Summoner e essendo solo di livello 35 mi ha tirato nel leveling questo simpaticissimo dungeon, però no, sono molto più avanti, sono alla fine di Stormblood qui, perciò diciamo che
le dirette le ho fatte, per tutto benvenuto, benvenuta, le dirette le ho fatte su YouTube, solo che adesso sto approfittando del periodo di grande caldo per fare un po' di extra qui su Twitch e ci tengo. E allora ho detto, tanto che ci sono, cerco di portare l'evocatore a 50, se possibile anche di più, così sblocco i trial, posso livellare più facilmente. Però nel frattempo mando avanti, recupero le quest di Hildibrand, che ho lasciato indietro scandalosamente dai tempi di Heavensward. Però in compenso ogni tanto aiuto anche amici che sono nella main story quest. Infatti oggi potrebbe arrivare un mio amico, però non lo so ancora, onestamente, perché mi ha detto se posso vengo, se non posso non vengo, giustamente, come giusto che sia. Sei streamer, Raven? Fantastico. Fantastico. Se trasmetti ti seguo volentieri, guarda, sì. Io ho sempre bisogno di conoscere qualcuno sulla piattaforma. Sì, lo so, adesso è un po' un'agonia, ho lasciato in mezzo. Perché sono entrati in questa stanza? Ma non serve questa stanza! Non serviva a niente questa stanza qua. L'ho detto, se sanno dove andare, bene, se non sanno dove andare, il tank ci manda in posti strani. Ecco qua. Per fortuna. Io so come si fa, ho fatto tante volte anche mano. Sì, lo so, ma adesso è la parte degli anziani, non so se la ricordi, probabilmente avrei voluto dimenticarla della memoria. Nella parte dei vecchietti, quindi non è molto cioè non è molto bella sta parte. Per quello l'ho fatta con un po' di esitazione, l'ho tenuta per ultima. Perché avendola già fatta per conto mio sull'altro file, quello personale, e lì sul mio sono alla fine di Endwalker. Ti presento, guarda, una delle cose più brutte da vedere, la versione PlayStation 4, perché la mia PlayStation 5 è in riparazione. PlayStation 4 è lenta, non te ne accorgi quando sei dentro un dungeon, ma te ne accorgi quando stai caricando e anche quando ci sono altre... Dove sono andati? Vabbè, sono andati nuovi qua questi. Va bene, magari qualcuno che vuole esplorare la mappa, hanno il diritto di farlo, sì. Non posso dirgli che non possono farlo, magari vogliono esplorare la mappa. L'ho abbandonato un po' che non riuscivo a trovare uno statico. In che senso? Ah, c'è una missione, ho capito, non riuscivi a caricarla, qualcosa del genere. No, perché ad esempio io sono con il mio personaggio principale sul server Odino Light, e questa qua invece Wakame, che la uso sempre per le live, l'unico personaggio che mi si vede in live, la uso su Sagittarius, che sta su Chaos. E quindi insomma ho un personaggio principale per ogni server. Ah, i gruppi, sai cosa faccio io? Io sono una free company e diciamo che mi hanno aiutato tantissimo. Un attimino che ho ricevuto un messaggio da un amico che mi sta parlando di un boss di Shin Megami Tensei 5. Ragazzi, si sta divertendo, Shin Megami Tensei Savage, quelli ci sono. Infatti so che ogni tanto organizzano gli eventi tipo le mount di Shadowbringer, cose varie, però loro di solito tendono a essere più avanti, fanno tutte le cose down trail, ma tipo ogni settimana organizzano qualcosa, ogni fine settimana. Sono io che non ho tempo. Simo mi dice, so che queste cose off topic ti vanno... No, non è vero, ma perché dici così? No, ma io se mi parli di persona sono contento. Ma guarda, live action non so come verrà fuori. Forse tutti pensano, cavolo, One Piece ha avuto successone, faremo un successone anche noi, ma Yakuza non è andata bene. Ragnarok, l'FC non era quel granché. E io allora, la vecchia FC che avevo era un disastro. Perché facevano le cose fra di loro, era gigantesca, forse anche la più grande su Odin, ma era praticamente... non c'era nulla da fare, non faccio nomi. Quella che ho adesso mi avevano invitato, ho detto, oh, ma qui si sta bene, prima di tutto sono gentili, ti salutano, poi qualunque cosa hai bisogno puoi scrivere, guarda, ho bisogno di far questo, e c'è sempre chi si offre. Oh, sai che io ce l'ho il ventilatore, povettino, ho 3 ventilatori, però ce li ho bassi per non fare rumore, altrimenti... Purtroppo in sti giorni mi siete dovuti accontentare della versione farlocca, live a 720p, versione PS4, quella senza webcam, senza nulla, ma mi tocca.
normalmente ho tutto connesso, anche se in quella sono stati tanti gruppi. Ho parlato anche col doppiatore di Kiryu. Ah beh, grande Simo, ci ha fatto lo stage. Questa è una buona cosa. Io ti dico, cavolo, Yakuza è una serie che ultimamente sta ingranando anche in inglese. È difficilissimo, è difficilissimo, ragazzi, però ce la stanno facendo, forse anche per via delle guest star, ad esempio Samoa Joe nel gioco delle Hawaii, che lo volevo proprio giocare. È un altro di quei giochi che avevo scaricato su Play 5. Cosa è successo? Ah, ma quando è che se n'è andato Nagoshi? In che anno è successo sta cosa? Io sono una persona che ama l'idea che hanno avuto per fare Like a Dragon. Il 7 che non esiste praticamente, quindi, cioè che Like a Dragon non è un 7, sì, ho capito cosa intendi. A meno che non intendi The Man Who Erased His Name, ma quello... guarda, ti capisco, perché anch'io faccio delle pause, faccio dei periodi di pausa. L'unica cosa che non posso fare è grandi pause, avendo la casa con il mio altro personaggio, e poi ti arriva il messaggio: ti stiamo demolendo la casa, non ti sei collegato per 35 giorni, hai 5 giorni di tempo per connetterti, altrimenti la tua casa sarà persa. Ovviamente non sono quei messaggi belli da voler leggere la mattina. Like a Dragon, la numerazione serie è il 7, quindi tu lo conti. In Italia abbiamo classificato come reboot. Ah, quindi è contato il 7 in Giappone, ok. Ma sì, lo so, perché Like a Dragon è il nome della serie in Giappone, è Ryuga Gotoku. Ryuga Gotoku è Like a Dragon, sì. Anche il film si chiamava Ryuga Gotoku, quello di Takashi Miike, che poi Takashi Miike non ci ha fatto la sceneggiatura, ci ha fatto la produzione, ha dato soldi a un regista promettente, e il film non mi dispiace. C'è una scena che Kiryu entra dentro, c'era Nagoshi in quel film, che ruolo aveva, vabbè, e praticamente entra dentro il classico store, il classico, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è anche in persona, comunque i mega store, i piccoli store che ci sono là, afferra una bibita quando è ferito e si cura e gli vedi che gli spande l'aura. Queste sono le cose giapponesi folli che hanno gli Yakuza. Ho scoperto che non è molto soffrire. Aspetta, c'ho ADHD anch'io, guarda. E io l'ho scoperto dopo un sacco di anni di vita, di avere ADHD. ADHD, non riesco mai a dirlo in inglese. Ma tranquillo, io infatti faccio delle distrazioni che non finiscono più. Guarda, voglio dire, ADHD, almeno sai cosa significa avere una mente pensante tutto il giorno nella testa, no? Lo sai anche tu. E quindi anch'io, però devo dire, da un lato su alcune cose mi ha reso più intelligente, perché mi ha costretto a pensare. Quindi voglio dire, anche dei lati positivi, non ha solo dei lati negativi. Tanti odiano, ovviamente pigliano Rintaline, cose varie per curarsela, però a me invece, diciamo che ormai ho detto vabbè, ci ho vissuto per più di 30 anni con questo modo di pensare, che faccio? Me lo tolgo. Però sì, mi distraggo facilmente. Per quello mi buttavano fuori degli statici in cui ci provavo. No, ma ti capisco, perché io ai tempi feci l'Ultimate contro Odino, scusami, non l'Ultimate, era un Extreme, alla fine era un Extreme, ma ma neanche, forse si chiamava Normal, comunque era brutale Odino, nel senso fatta cinch, era brutale. Facevo degli errori verso la fine, mamma mia. Ma no, ma ti capisco, perché il punto è che infatti io le ultime le tengo per ultime, le cose varie le tengo dopo. Poi voglio dire, io ad esempio ho trovato gente italiana, qui su Odino ho trovato gli italiani, mi hanno aiutato, mi hanno fatto fare Kefka Extreme, e almeno mi sono visto Dancing Mad fino alla fine. Ragazzi, da fan della serie è stato veramente poetico, guarda, potersi vedere quello. Poi sì, guarda, a me la DHD mi ha creato problemi con giochi tipo i Souls, mannaggia, che poi vabbè, in realtà non è che devi stare concentrato per tanto tempo con un Soul, perché alla fine ci sta, la boss fight dura anche poco, però diciamo che le distrazioni sono una bella grana. Ma mica è un folle, ha fatto anche il live action di JoJo, e io quello non ho ancora visto, cavolo, vorrei vederlo il live action di JoJo. Però Takashi Miike lo apprezzo, perché lui dice
io do la possibilità a dei giovani registi, o giovani o non giovani, di esprimersi, gli finanzio il film e voglio vedere, e gli dico fatelo con le vostre idee, non gli dico fatelo come decido io. Ti dice vi finanzio, fate tutto voi. No, no, ma ti capisco, guarda, solo che tendenzialmente la community è buona. Ci sono due cose per cui la community diventano delle bestie feroci. Una è scusatemi, c'ho un altro messaggio del mio amico che mi sta scrivendo. Una è chiaramente il PvP, la gente non si saluta, a volte hanno un comportamento tossico, veramente veramente brutto, guarda, è un comportamento sgradevole. E poi ovviamente le cose più difficili, Extreme Ultimate, dove alla seconda morte iniziano già a sbizzarrirsi, c'è chi si lamenta, che iniziano a mandarti ce ne andiamo, andiamocene via tutti, mandano una cosa per andarsene, una rottura. Proprio per questo spesso... Ah, Gunbreaker, ok. Eh sì, il tank è difficile, io ho ragione per cui amo il DPS, perché alla fine non ti danno mai la colpa, poi tu sbagli come DPS, il DPS sbaglia. Tu non vai da nessuna parte, come Tino. Guarda, quando poi ti votano per chiudere, io vedo, per me è ridicolo che al secondo wipe votano già per andarsene, il secondo wipe. Ragazzi, 2 wipe, sono solo 2 wipe, ma la gente è di fretta, la gente è sempre di fretta, guarda. E poi trovi quelli che invece magari tu vuoi completamente e ti dicono no, ma rimaniamo finché non ti sblocchi la mount. Esistono. Sembra incredibile, però esistono queste persone. Perciò ripeto, io ho trovato più gente gentile, solo che mi ricordo più ma come mi sono pietrificato? Mi sono girato da sta parte qua. Come ho fatto a pietrificarmi? Ma scusate, mi sono girato di qua. Vabbè, mistero. Qui do la colpa alla PS4. Qui do la colpa alla PS4 perché il micro lag che fa però si nota. Loot, bloody loot. Ah no, quella canzone. Ok. Vabbè, pigliamola. Player commendation, vediamo il tank che ha fatto un buon lavoro. Ah, non mi posso lamentare. Altro loot. Niente, non c'è nulla che mi interessa. Ok, ho vinto io l'orchestra, va bene. Provai il machinist. Sai, il machinist sì, è abbastanza complicato. In effetti io che l'altro file ce l'ho sul livello 90, 95 mi sembra, e non ho ancora sbloccato da un trail, cioè non ho ancora iniziato, ce l'ho, ma non ho ancora. Poi diciamo che mi trovo bene con diversi job. Alla fine ho scoperto che il summoner, vabbè, ma è molto facile il summoner, davvero, il summoner è in una facilità impressionante per come rotazione. E poi mi piace tanto il Dragoon. Il Dragoon è pieno di combo, però è divertentissimo. Il Dragoon è divertentissimo. L'unica cosa è che c'è sempre la maledizione dell'elusive jump, che ti cadi giù nell'arena, magari vuoi farla da una parte e finisci dall'altra, e quello è un po' un dramma. E il resto, un mio amico mi ha fatto scoprire il ninja, e ninja è divertente, ninja è tanto divertente, ninja. Poi vedi che ho fatto la cosa delle 2 bar. Dragoon ci sta, perché specialmente uno, se è anche fan della serie, il Dragoon è molto simbolico, rappresenta tantissimo il Dragoon, veramente. Il Dragoon è molto importante, guarda. Dragoon ricorda più che altro Final Fantasy 4, e sto gioco è pieno di citazioni. Comunque vediamo le quest del rimbambito, come hai detto te, non rimbranato, non mi ricordo cosa hai detto. Comunque sì, sono quest assurde queste. Ninja non mi piace, quelle combo non me le ricordo mai. Sì, ninja anche a me fanno faticare quelle combo lì. E ninja sì, è punitivo, perché se sbagli ti dà il cognetto sulla testa. Se sbagli. Ecco, sta rompendo un vaso. Bravo. Ispettore straordinario, ricordiamoci. Meno male che è straordinario, perché se non era straordinario qua. Il resto comunque... Ecco, sì. Rathalos... Mi viene in mente quando ho sbloccato la mount di Rathalos. Eravamo in 3 o 4 e all'inizio eravamo in 2, mi sembra, in 3, e si moriva tantissimo. Poi siamo arrivati in 4, siamo arrivati che la finivamo in pochissimo tempo. Ma combina malanni, dillo a Hildebrand come Tino, dillo all'ispettore straordinario.
che butta giù la roba. Un milione di gil. Un milione di gil. Oh, Alone, perché mi hai dimenticato? La divinità. E quindi insomma, dicevo, è stata bella quella battaglia. Non vedo l'ora con Downtrail di fare la prossima battaglia con Monster Hunter. Tanta collaborazione. Però serve il livello 100, serve aver sbloccato Downtrail. Io col mio personaggio sono a livello 99, ho sempre deciso di non fare 100, poi volevo farlo ma mi è morta la PlayStation 5 e voglio sbloccarmi i trofei là, quindi sto cercando di non avanzare troppo, sto cercando di evitare cose proprio perché voglio riprendere la PlayStation 5, ma è un mese che è guasta, si è guastata la scheda madre, ha fatto un giro assurdo col centro Sony, del centro Sony deve tornare al mio tecnico, e il mio tecnico deve ordinare la scheda madre e sostituirla. Io spero lo faccia nelle prime 2 settimane di luglio, così posso riprendermela. Papà Ildi, un mio amico ci ha fatto un video in recensione che gli ho mandato con la fight di Rathalos su Final Fantasy. Bello, però si vede che lui è fan di, il tuo amico è fan di Monster Hunter, quindi perciò immagino che gli sia piaciuta questa cosa. Ma io ripeto, una delle cose che amo più di Final Fantasy XIV è appunto la connessione con il resto della serie, perché se ti fanno degli omaggi te li fanno bene, non è che ti mettono il boss e basta, ti fanno dietro una descrizione. Va bene come Tino, va bene, vai all'ufficio postale, va bene. Fa piacere che... Va bene, ma dimmi. Guarda, ovviamente temo che su Twitch i link non vengano rimossi dai mod, ma se mi dici il nome me lo vado a cercare, tanto ho sempre YouTube aperto. Io voglio dire, principalmente sono partner YouTube, ma non lo dico con arroganza, lo dico sul fatto che sono sempre lì. Va bene, bel nome. Allora, eccolo il video eccolo qua. Forse questo, forse non è questo. Code Vein, bello Code Vein, cavolo. Ma guarda, posso anche iscrivermi, tanto mi fa piacere. Ha messo le musiche di Code Vein, benissimo. Vediamo se riesco a trovare Cacciarathalos, e questo qua, sì, perché c'è un dragoon di Final Fantasy, quindi ho trovato il video. Ecco qua, quindi sei tu che giochi. No, non sei tu, ok, sì, confermo. Sì, confermo che ho visto Final Fantasy, sì. Già. Però è bella questa intro in stile Monster Hunter con Rathalos, e poi, vedi, lo spazio e il tempo sono distorti. E ora c'è la battaglia di Final Fantasy, che fra l'altro l'adoro quella battaglia, mi piace un casino. Ammazza se è bella. Ah già, devo cambiare job. Facciamo ninja. Allora, bella, sta battaglia è incredibile veramente. E chissà chi è Raven, posso immaginare. Nel pezzo di sì. No, ma è bellissima sta cosa. Sì, infatti, lui l'ha giocato qui. No, ma ha fatto un montaggio clamoroso. Ha fatto un montaggio clamoroso. Sì. Ok, gli ho fatto anche un commento, ma proprio bellissimo. Poi me lo guardo bene, ma è veramente bello. No, ma assurdo, ha fatto un montaggio incredibile, guarda. Veramente bravo. Ha potenziale il tuo amico, come youtuber. Probabilmente più bravo di me, perché io fare montaggi faccio il possibile, guarda. Poi ognuno ha quello che si trova. Nel mio caso, vedete che qua sulla trama di Hildibrand magari salto qualche frase. Allora, qui devo anche curarmi. Per fortuna hanno fatto questa cosa comodissima, perché poi con Final Fantasy è un rapporto strano. Ci sono dei periodi che non voglio proprio neanche aprirlo, e poi dei periodi che invece sono ossessionato. Questo però fa parte, tu lo sai, no? L'iperfissazione è così. Chi gestisce quel canale è diventato papà, ma guarda, lo capisco. Ho 2 amici che sono padri, 2 amici, uno veniva a scuola con me, però lui alla fine ha trovato la sua dimensione,
sì, sta con la famiglia e tutto, poi la sera gioca. E l'altro invece è, diciamo, un padre più impegnato, perciò è sempre con la famiglia. Quando riesce però va avanti con Final Fantasy XV da 2-3 anni, o almeno 2 anni, che è avanti con Final Fantasy XV e ieri mi scrive: sono arrivato ad Altissia, assomiglia un po' a Venezia. Ho detto, io ho scritto sì, proprio un po', guarda, ci assomiglia proprio poco, guarda. Chi l'avrebbe mai detto che assomiglia a Venezia? Fox, non so se mi stai sentendo. Ah, mamma mia, gli infermieri sono gli eroi della nostra epoca, io lo dico perché veramente, cioè, ragazzi, i turni che hanno gli infermieri, che poi, ripeto, i dottori, vabbè, hanno anche il prestigio. Gli infermieri non è che gli vengono a dire ah, bravissimo, no, gli infermieri non gli dicono nulla in realtà, però, ripeto, sono gli eroi della nostra epoca, veramente. Avevo una zia che era infermiera, poi pure a Roma, mamma mia, deve essere tosta. A parte che ormai è tosta dappertutto, perché sono sempre pochi e devono far tutto. Da me purtroppo, io abito in Piemonte, in una città, no, provincia, è una provincia abbastanza conosciuta, però diciamo che il problema è che più vai avanti, più diventa difficile gestire le cose, perché chiude tutto. Vercelli. Diciamo alla sinistra di Novara, sotto Biella. È sempre una zona in questo periodo tempestata dai temporali, guarda, temporali e caldo, guarda. Lisandrino, oh, che bella Alessandria provincia, guarda. Oh, che bello, sì. No, beh, è bella veramente, ci sono dei colli che fanno paura. Poi specialmente la zona a confine con la Liguria è speciale. Sai che c'era la rivalità una volta calcistica fra Provercelli e Alessandria, guarda, è una rivalità storica, poi però si è spostata con Novara, e Novara ancora oggi, quando arrivano i tifosi, tipo lo scorso anno, hanno distrutto tutto in centro. No, ma vabbè, meno male, guarda, è un fardello in meno. Però ripeto, anche se non segui, qui vengono e danno fuoco le gomme delle macchine, quindi voglio dire, non è bello, cioè nel senso, per il calcio fanno delle cose orrende veramente. Infatti poi hanno squalificato le tifoserie in trasferta per tutto l'anno, quelli in Novara, grazie tante. Veramente, cioè, quelli non sono neanche tifosi, secondo me. Andare nella neve e farci preoccupare tutti, ok. Quindi pensa che è andato nella neve il maghetto, poteri arcani per recuperare un vaso, è chiaramente un Mammet. Beh, certo, non è un essere umano decerebrato, no, ma infatti, ripeto, lo dico sempre, che se lo sport devi seguirlo col cuore, non con la furia distruttiva di chi dice cavolo, devo fargliela pagare agli altri. Ed è un peccato, perché io, ad esempio, anche in università io ero con un ultra vero, in università, ragazzi, figlio di una persona anche per bene. Questo qui praticamente era ultra del Torino, ma ultra. Un giorno mi arriva con tutte le mani fasciate e gli dico: ma cosa ti sei fatto? Non lo so, ieri ero allo stadio, ma non mi ricordo. Come non te lo ricordi? Ah boh, non lo so, sono uscito dallo stadio che ero così. Ma cosa vuol dire? E cosa è successo? Non lo so. Mi dice: non lo so. Ma come non lo sai? Impossibile che non lo sai. Sì, un secondo, ragazzi. Ragazzi, credo che adesso funzioni tutto. Va bene, allora nuova avventura. Ma io non posso livellare ancora un po', ma sì che posso fare almeno un po' anche il trial del ninja, così mando avanti questo ninja che voglio portarlo a 70. A me il mio obiettivo è portare a 70 il ninja. Non ce la farò oggi, dovrei fare un frontline. Il problema del frontline è imbarazzante da far vedere. Su PS4 non carica neanche bene i nemici e quindi tu non sai cosa ti sta colpendo. È terribile, lagga tantissimo. Infatti io non vedo l'ora di cambiare e tornare su Play 5 per giocare a questo gioco. Non l'avevo installato, però poi perdevo la casa. Che facevo? Non ci giocavo. Erano 40 giorni che non entravo. Io su PS4 non ci voglio giocare, però
E invece, puntini puntini. Allora, andiamo avanti. Misuro for Mammet. E vedi che qua invece quanti extreme che non ho fatto. Ma hai preso la casa? No, ma da un lato hai fatto bene. Però non so, sai, un luogo a cui tornare. Dicevo che comunque nella DHD esiste l'iperfissazione, che è la parte che più mi ha colpito a me. Perché io come distrazione ormai mi ci sono abituato, guarda, mi sono un po' addestrato, riesco abbastanza a seguire, ma non è vero, poi mi distrago per una cavolata, però ripeto, la cosa che più mi uccide invece è proprio quella dell'essere iperfissato sulle cose, quindi in pratica, cioè se inizio a giocare, non so, che ne so, un gioco, voglio fare il 100%, altrimenti poi ci soffro, mi hanno detto tutti, ma tu non sei normale, non sarò normale, però sono fissato, e quindi assolutamente con questi giochi voglio sempre fare le cose, non riesco a dire questo lo lascio, lo archivio per sempre, dico magari lo posso archiviare adesso, però poi devo finirlo. Bisogna conviverci con queste cose, guarda, bisogna conviverci. Io ripeto che poi alla fine è una cosa che esiste sempre, questa è una cosa di famiglia, è una cosa di famiglia perché è genetica, non è che tipo te la prendi dal nulla, è genetica, te la importa un genitore, poi ovviamente ai tempi neanche si sapeva cos'era, guarda, io scuola mai avuto alcun tipo di assistenza, di nulla proprio, guarda, anzi ero io che andavo ad assistere, sono sempre stato nel settore dell'assistenza io, quindi voglio dire, sempre aiutare gli anziani, cose varie, o anche i ragazzi quando ero giovane, però adesso no. Dovrei mettermi a fare fusione, però inizio a fare una cosa e me ne scordo. Ma ti capisco, guarda, ti capisco, perché infatti a me capita sempre che quando sto parlando poi mi dico, ma cos'è che stavo dicendo? Non è che stavo dicendo, e dico, disastro. Però diciamo che comunque Final Fantasy, questo gioco su PlayStation 5 ho più di 1500 ore, che non è così strano come può sembrare, perché alla fine ci si rilassa. Infatti l'ho fatto iniziare a diversi amici, uno poi che è buon Gigio, che magari apparirà anche più tardi, magari lui ad esempio si è preso la versione completa e ci gioca per rilassarsi come giusto che sia. Poi ovvio che se diventi un giocatore hardcore a un certo punto vuoi farti tutto, e lui si fa ogni missione, anche le secondarie, proprio quelle gialle. Io ho detto, ma è una follia, però ce l'ha fatta, finora ce l'ha fatta, guarda, che ti devo dire, sono tante, ovviamente a tutte le classi, sia di combattimento che non, ma quello vabbè, ormai è capitato anche a me con il mio personaggio principale da tutte le classi. Nonno Godbert, è arrivato, eccolo qua. Mamma Nashu dice che hai i poteri della vita e della morte, ti supplico nonno. Per recuperare il vaso. Che giro sto vaso che sta facendo. Sta facendo un giro che non finisce più. Ed eccolo qua Godbert. Sei sicuro di questo, figlio? Sì, sopporterò tutto ciò che serve per diventare un ragazzo reale. Cavolo, ma quanto l'ho mandata avanti la velocità? 6. Oh mamma, quando diventa... Quando vai in mutandoni c'è sempre da preoccuparsi perché fa mosse di combattimento. No, stavolta no. Cominciamo. Vado a Godbert, che qua non ci sta tanto. Oh Dio, la moglie mi è svegliato. Un brutto ricordo della moglie di Godbert. No, ma cosa gli fa? Questo posto, questo corpo è tutto ciò che ho voluto. È perfetto, grazie nonno Godbert. Sì, ma è una famiglia strana. E questo qui è uno dei più ricchi del gioco, Dicevano che sopra la sultana c'erano 4 individui più ricchi di lei. Godbert sarà più ricco perché c'ha la cosa. Ci sarà l'Orito, ovviamente, un Lalafell diabolico, e poi ovviamente sicuramente Godbert, fra i ricchi di Orze.
Cosa gli ha fatto? Non è possibile sta cosa, dai. Papa Hildi, sono un uomo di Manderville. No, ridatevi il mio Vivi, come lo era una volta. Gigi, figlio mio, lasciami dare uno sguardo. Sì, cavolo, il Ghost Saucer è l'unico e grande casino di tutte Orza, praticamente. No, vabbè. Queste scene stile film romantici anni 80. Non penso che tu conosca la serie anime Monogatari. C'è una parodia che hanno fatto in una delle storie con la protagonista e la coprotagonista, il villain, che tipo sono insieme sulla spiaggia come in una romance, per quanto si odino nella storia. E c'è una scena del tipo loro due che si corrono addosso con musichetta anni 80. Il figlio è diventato uomo, è diventato un grande uomo. Guarda Lio che... No, gli dà un pugno. Superman punch, Superman punch. No, l'Ariato. Mamma mia che Lariat. Running Lariat micidiale. Sì, è partita molto imbarazzante e continua imbarazzante. Questo è un Lariat micidiale, veramente, gli ha spappolato la testa. Penso che... Oh, mamma mia, io ho paura con Shadowbringer. So solo che sblocchi una mount di un UFO. E sta cosa mi preoccupa. Cosa diamine succederà che devo sbloccare un UFO? Cosa diamine succederà che devo sbloccare un UFO? Ci saranno gli alieni? Tornerà un... Ecco, fa la Manderville Dance. Vabbè, è diventato un vero uomo, ma... ora mi ricorda... Che bei ricordi. L'Ariat ora va allo schienamento. No, l'ha mandato sottoterra. Oh, papà Hildi, cosa diamine ho fatto? Disperato. 1, 2, 3. Vabbè, avrebbe vinto facilmente. Meno male che è tornato normale. Nuovo campione degli Stati Uniti. Proprio Stati Uniti, guarda. Un mago così mi fa più pensare agli inglesi, tipo John Dee, gli assistenti dei re, quando i re inglesi si prendevano gli alchimisti di corte e gli dicevano: trasforma la materia prima in oro, altrimenti puntini puntini. E loro dicevano: ma certo, ma è facilissimo, vado là e trasformo la materia prima in oro, ma cosa ci vuole? È semplice, è alchimia, alchimia, sì sì. Vai John Dee, vai a trasformare la materia prima in oro. Poi però l'oro non arrivava. Ma alla fine erano i re che erano stupidi, perché gli alchimisti se la cavavano sempre, non è che li facevano fuori alla fine. Un uomo di Manderville è più che carne e ossa, è vigore, compassione e onore, un gentleman per ogni stagione. Che tu sia un uomo o una macchina non fa differenza. Se ti chiamano una Mammet, tu li guardi negli occhi e dici: no, io sono un Manderville Mammet. Ecco, il sorriso. Vabbè, certo che questo qui in mutande sulla neve non gliene frega un tubo. Sapevo che avresti apprezzato il Barmet, ma cosa me ne dici questo, donna? Jan Bagon, Gran Banon. Speravo di essermi cancellato. Guarda, è un trauma. Cioè tu guardi un video di Final Fantasy XIV e dici: oh che bello, vedo un po' di trama, vedo un trial, vedo un boss. No, sei capitato nel giorno strano, il giorno con Hildibrand, mi spiace davvero, guarda, mi spiace davvero. Sei capitato nel giorno più strano di tutti. Ed era una vita che non c'erano più le quest di Hildibrand. Anche le facce che fanno sono incredibili.
Oh no, c'è anche lei, me l'ero dimenticata, Julian. Cosa c'è di così grandioso? Mi sa che di mena. È partito il trial adesso. Guarda che scappano. Scappano da lei. La mamma di famiglia quella. Che usa i poteri da warrior con il rage mod, il berserk mod. Vabbè. Tanto non la rivedo la scena. Era finita ormai. Ciao. Ecco, questi sono i tempi di caricamento della Play 4. I moderati tempi di caricamento della Play 4. E anche sta barra qua piccolina che è fastidiosissima. Ecco, questo è bello. E infatti hai fatto una serie di queste con un'unica tirata fino a sto grande. Io sono lentissimo invece, io sono lentissimo. Proprio su di una lentezza micidiale. Questo è un bel trial, questo è sempre stato bello. Musica e atmosfera sono al top assoluto qua. Cominciamo. È una vita che non uso più il ninja, quindi devo ricordarmi bene. La cosa più brutta è quando inizi un job e poi ti vengono a scrivere ma tu non lo sai usare, magari loro sono mega esperti, magari perché io non mi teletrasporto tanto col ninja, ma onestamente vallo a fare quando hai il controller, che guarda che scomodità, ho provato, ma vedi che non riesco neanche a vedere dove è la barra col controller. Col PC è perfetto chiaramente, ma col controller. E questa era una delle battaglie più importanti. Ormai però devo dire che dopo questa si è alzata l'asticella delle boss fight, diventano sempre più interessanti. E non sono più da fare a cervello spento come una volta. Hildy, Hildy sì, oh mio dio, cioè, mi stai dicendo che hai sopportato Hildy da Real Reborn fino a Stormblood in una sessione unica? Beh, guarda, hai avuto molta pazienza. Ci credo che poi... No, mi ha ucciso? Vabbè. In realtà non è che ha ucciso solo me. Vabbè, fa lo stesso, dai. In effetti ero al centro contro... Erano tutti attaccati. Di solito bisogna tenerli separati questi. Perché se li tieni separati sei a posto. Se non li tieni separati sei fregato. 2, 1. Mi aspettavo che mi curassero, ma niente. Vabbè, fa lo stesso. Sono impegnati anche loro, ragazzi. Allora, 1, 2, 3. Per fortuna avendoli messi qua vicini. Ok, ancora. No, è andato via. Volevo usare la mia mossa. Cioè, da un lato avere le strutture così mi aiuta, perché li metto vicino quello che serve, li abbino come voglio. Ok, seconda fase. Cioè, voglio dire, alla fine, ogni volta che vedo queste cose, penso quanto sia inferiore a Real Reborn, la prima parte del gioco, in confronto a quelle arrivate dopo. Real Reborn non ha delle boss fight che ti ricordi. Vabbè, sì, hai l'epicità dei Primal, ma tutto sommato sono di una facilità impressionante. Poi però diventa sempre più interessante, più intenso. No, lì! Ok. Dai, meglio non stare attaccato al tank, guarda. Ok. Se mi sto alle spalle meglio. Io di Real Reborn ho fatto la Master Request originale, ma veramente? Cavolo, io no. Mi avrebbe piaciuto, anche vedere il vecchio Summoner mi sarebbe piaciuto. E pensa che cambieranno di nuovo il gioco. Da gennaio ci sarà una nuova modalità d'azione. Ho visto la conferenza dove l'hanno presentata.
molti giocatori apprezzano questo, altri meno. Vediamo come sarà. Cambierà completamente il gameplay. Non lo sapevi? Fanno una cosa ispirata al Pictomancer per tutti i job, e praticamente sarà la scelta del job, ad esempio anche per i tank, a decidere se tu sei l'off tank o il tank principale. Il paladino ad esempio è tank principale e il guerriero è off tank. Sembra strano, incredibilmente sembra strano, però. E poi hai una sorta di combo, diciamo, loro hanno detto ispirata a Final Fantasy XVI, non sarà mai Final Fantasy XVI, non sarà mai così action, però capisco cosa intendono. Dovresti guardare, c'è un esempio fatto che ha fatto vedere col Paladin. Se tu vedi il nuovo gameplay col Paladin, cambiano completamente stile. Sarà diverso, Infatti, se non so se hai mai giocato Pictomancer è molto particolare, perché tu usi la stessa combinazione di tasti, ma in base alle combinazioni che usi ti fa delle cose diverse. E loro vogliono espandere una cosa del genere per tutti i job, ma vogliono renderlo più action, perché sanno che l'action tira. E diventerà obbligatorio per le prossime espansioni. Hai abbandonato prima di mettersi quella classe, ok? Sì, è recente, Down Trail. Ma a questo punto qual era lo statico che ti faceva impazzire? Puoi anche dirmelo, finché è roba di Endwalker lo so, finché è roba fino a Endwalker lo capisco, ma facciamogli sta mossa finale. Blade Dance. Ok, è andata. Che bella la musica in questo posto. Questo qua mi è piaciuto. Ho seguito il tank, mi è piaciuto come giocava. Va bene. Allora. E quindi insomma è interessante quello che stanno facendo. Bisogna vedere come viene fuori. Poi cambiano tutto il menu. Fanno una cosa che anche le armature hanno un sistema di level up differente dal menu. Stanno veramente trasformando tutto in un gioco diverso, perché l'obiettivo dell'autore, mannaggia che strage qua, l'obiettivo dell'autore è di portare il gioco sempre più in modalità single player, cioè anche se ovviamente sarà impossibile per quasi tutte le cose. Questa scena l'abbiamo vista. Ok, ma abbiamo già visto anche questa, quando lo trasforma, quella specie di tizio che sembrava fatto di mercurio che calciava i giocatori nell'arena. Mamma mia quello, mamma mia, ho capito, non mi viene in mente il nome, però ho capito. Però non ho mai fatto l'ultimate di quella. Non ho fatto l'ultimate di quella. Ti dico una cosa, se a te interessano le ricompense e non tanto il completamento, la cosa bella è che ci sono i Mog Events. Era un Savage, mamma mia, i Savage. Sì, lo so, sono brutali, sì. Sono brutali, a volte possono essere brutali, sì. Oggi ormai si fa tutto uncinch. Guarda, qua non ho neanche sbloccato tutte le guild est, neanche sbloccate tutte qua su questo personaggio. Va bene, torniamo a Foundation, quindi devo teletrasportarmi. E poi ho altre quest da ninja da fare per i job, ma le volevo fare dopo il livello 70. Beh dai, sono comunque 69, non è messo male. Ma certo, vai tranquillo, guarda, oggi sei già il secondo che mi dice questo. Permettimi solo di fare uno shoutout e, come già detto, ti seguo perché è un piacere, guarda, conoscere persone è sempre un piacere, veramente. Ti ringrazio per essere passato. Ma no, fa piacere, guarda, figurati, fa piacere. Grazie per la chiacchierata e alla prossima. Io tanto rimango ancora, penso, un po'. Normalmente faccio live da 2 ore, ma le faccio il pomeriggio. Però adesso in sto periodo veramente con sto caldo ho preferito fare un po' di mattina, farle qua su Twitch, e poi a me cambia veramente poco Twitch o YouTube. Non è che ho una preferenza personale. Ti capisco, infatti io per farle così 720p da Play 4 è una schifezza, guarda, però sono abituato a farle col cavo, la capture card, webcam. Ho addirittura preparato una nuova schermata proprio ieri, perciò spero giovedì di poterla fare
tutto attaccato normalmente, spero proprio di sì. Ma lo sapremo fra 2 giorni, tanto domani non ci sono, che anch'io sono fuori, per lavoro e per altre roba. Va bene, grazie mille, buona giornata in posta, buona mattinata in posta, speriamo che non ti facciano aspettare troppo. A gazebo to collabore. Ok. Beh, gli obiettivi di oggi me li sono portati avanti tutti. Non ho più nulla. Sì, a parte mandare avanti questa quest. Se ci fosse un'altra di queste che mi fa livellare, però ormai ho già preso i bonus. Cosa c'è? Questa mi dà pochi punti esperienza. Questa l'abbiamo già presa. Trials fatta. Main scenario da tanto, ma chi c'ha voglia di farsi? Praetorium. Ah, nell'ufficio del paese dell'abito c'è poca gente. Sai che da me invece una delle cose che hanno tolto del mio quartiere a Vercelli è le poste. Hanno tolto di tutto, hanno perfino chiuso la chiesa. Hanno chiuso tutto, ragazzi. Cioè, hanno chiuso ogni cosa. Hanno chiuso prima l'edicola, anni fa. Poi le poste, con la scusa, lockdown. Il lockdown poi è finito, Il lockdown è finito, ragazzi. Non è che il lockdown è infinito, Ma sì, faccio questa. Normal Rise dovrebbe darmi qualcosa di... Me ne dà? No, mi dà poco, vero? Non dà molto. Bonus XPG, no. Non lo so. Potrei anche provare a farmi questa. Tanto sono veloci. Come siamo messi invece per prendere la roba che mi serve qua? Non penso di essere messo benissimo. 106, come non detto. Guarda, quando vedi che la città inizia a sparire tutto, lì è un problema. Avevamo anche una volta pure un mini store piccolino, ma si trovava tutto. Adesso bisogna sempre andare fuori. Capisci che anche i paesi, cioè le province, si stanno già svuotando. Mi trasferivo in questo paese, usavo l'app delle poste per notare il numero. Sì, beh, quello è sempre conveniente, assolutamente. Ma se dici che adesso non ti serve più... no, ma cavolo, per notare il numero è utile. A me avevano mandato le poste. Vabbè, ma ti lascio andare, non voglio farti perdere tempo. Ma dicevo, a me avevano mandato le poste perché i tempi, non si sa per quale motivo, mi hanno bloccato la carta che dicevano che c'è qualcosa, aveva cercato di entrare, ma non sapevano neanche loro cosa. Mi mandano in posta e poi mi dicono che in posta non possono farlo, che devo farlo da casa mia. Ho fatto una coda col caldo la scorsa estate per nulla. Tante persone mi vedevano arrivare e passare per di loro. Ho capito, ma se tu prenotavi, sono loro che te lo raccomandano, non è che sbagliavi te qualcosa. Lo so che, vabbè, ho capito. Io ho provato anch'io a spiegare agli anziani come funzionano ste app, ma non possono capirlo. È una tecnologia che non è fatta per gli anziani, ragazzi. Non è fatta per gli anziani sta tecnologia. Davvero, no. È impossibile dare la colpa agli anziani perché non capiscono sta tecnologia. Non ce la faccio neanche io a dire, ma dovrebbero capirlo. È impossibile, ragazzi. È tutto una spiegazione dopo l'altra, complicatissima. Però un gazebo che possiamo chiamare nostro. Devo andare a Last Vigil. Ci stava un addetto che spiegava la cosa e poi stavano zitti. Infatti. Però ripeto, sono utilissime le app per evitare le attese, mannaggia, sono utilissime. Anche perché poi col caldo. Ma anche se non facesse caldo, ma stare lì in coda, a volte anche in piedi perché non c'è posto per sedersi. Da me non c'è mai posto per sedersi. Anche perché poi arriva qualche anziano, lo fai sedere, non è che dici no, me ne sto seduto io, dai. Vedi che camminano, non riescono neanche a tenersi in piedi col bastone, dici vai, si sieda. Agente straordinario, ecco, agente delle richieste, ispettore straordinario. Avoiso, ma cosa vuol dire questo? Avoiso. Ah, ok, vabbè, ma fai bene questo caldo, guarda che si brucia secondo me, questo caldo proprio. Non è una rottura. Sembra meglio prendersela con calma. Gigi, ti piace questo gazebo? Appartiene a Lord Edmond. Non vorrei mica rubare dallo zio Edmond, no?
Io penso di no. E qui dove c'è il nostro gazebo, Papa Hildi. La seconda parte l'ho capita poco. Gigi, non vedi? Non servono queste cose o il gazebo. Non so, kettle, non ho idea di cosa sia. Però, visto che mi piace imparare le parole in inglese, vado a cercare. Kettles. Bollitori? Come bollitori? Gazebo sono costosi. Ma non è vero. Il gazebo da giardino l'avevo fatto anch'io, ma il problema è che questo qui di metallo sì. Il problema è che appunto è arrivato il vento e l'ha distrutto. E il gazebi ragazzi, lì è vero, c'è il bollitore. Ecco cos'è quel kettle. Va bene, faccio ancora questo trial, poi oggi veramente sono contento. Quando le cose vanno come devono andare, non posso lamentarmi. No, di nuovo lei, aiuto, Julian. E lasciare il mio amato ragazzo insieme a questo a giocare a fare l'ispettore, che padre sei? Come puoi dire delle cose? La mia vita mi chiama per essere ispettore, Gigi è mio figlio, lui è un uomo di Manderville. Sei arrivata nel momento più inopportuno. Le giovani donne di Ishgard hanno bisogno di un campione che le difenda. Forza Nashu, forza Gigi, andiamo a dimostrare a mia madre le nostre abilità incredibili investigative. Sì, sì. Infatti con Gilgamesh aveva proprio capito tutto lui. Teniamolo fuori dal pericolo. Poteva andare meglio o peggio. Bene, dato positivo qua è che ha quasi finito di caricarmi il normal ride, ma lato negativo è che questa missione mi manderà a parlare con un po' di gente. Non sto neanche a leggere, perdonatemi. Tanto ci fanno sempre un po' un riassunto di quello che si dicono. Ah, beh, stiamo aiutando le signore, figurati. Che poi sono quest blu, quindi sono considerate pure di un certo livello. Non sono neanche considerate secondarie. Papa Hildi. La nonna là ci sta guardando. Devi essere più gentile, certo padre. Non chiamerò nonna Julian come nonna. Sì, in effetti sembra giovanissima lei. Aveva speso tutti i soldi in lifting, questa qua. Sembra una eterna ventenne. Invece, chissà quanti soldi che c'ha, quanti soldi, quanti rughe che ci avrebbe veramente. Oh, i miei fedeli assistenti. Sì, fedele, quello là voleva farlo fuori. Queste donne odiano i falsi cavalieri. Mi hanno detto che farebbero qualunque cosa. Ma cosa ho visto? Ho visto una zanzara. C'è una zanzara o una mosca. Ma io ieri notte avevo una zanzara che mi tormentava. Ecco, il brutto del Piemonte è proprio quello. Zanzare ovunque. Zanzare che ti tormentano. Tanto devo un attimo cambiare un cavo. Sto caricando un rasoio della barba. Ecco fatto. E questo è sistemato. E questo qua no. E le zanzare sono fra le peggiori creature. Considerato che io non faccio del male neanche alle mosche, le mando fuori. Però le zanzare, ragazzi, sono gli unici animali che non riesco proprio a sopportare. Ecco fatto, questo è sistemato. Bene. Giornata calda, ragazzi. Ecco, anche oggi. Poi da domani cala un filino per qualche giorno, poi tornerà di nuovo il caldo, quindi starò bene 3 giorni. Per il resto poi si torna di nuovo al grande caldo.
Non c'è tregua. Sto luglio, fine giugno, luglio, è irregolare. Anche maggio. Vabbè, quest'anno batteremo i nostri record. Questa signora dice: cosa vuole? È un'anzianotta, però lui, sempre gentilissimo. Stanotte da me ha piovuto un po'. Da me no, però è arrivato il vento, me ne sono proprio goduto. Guarda, infatti stanotte si è abbassata la temperatura. Guarda, per la prima volta io ho il misuratore nella stanza, che poi è il mio deumidificatore, non ho il condizionatore, quindi muoio. Praticamente tutto ieri sono stato 34 gradi nella stanza, è tantissimo, è un forno. Poi la sera, grazie al vento, si è abbassata a 32, poi 31, 30, 29, quando sono stato a dormire 28. Ho detto, oh, che bello! Il ventilatore non ho dovuto metterlo a piena potenza, è stato proprio bello, veramente. Ieri sera, veramente, dopo tanto tempo, ho dormito bene la notte, senza deliri, senza svegliarmi troppe volte. Ma oggi, vedo che non me lo fa il normal trial, lascio perdere. Per il resto, allora, domani mi spiace che veramente non riuscirò a fare la diretta. Poi posso sempre cambiare idea, se riesco a trovare una mezz'oretta, ma una mezz'oretta è un po' poco, ma un'oretta la faccio volentieri, vediamo. Ma poi anche perché col caldo estremo mi ha dato dei problemi di connessione, infatti oggi non si disconnette perché la temperatura è più bassa, però si sta scaldando, quindi speriamo in bene. Allora, fa vedere, ninja. Alla mattina se c'è sole che entra nella stanza, no, ma io ho la tapparella su, il problema è che dormo e mi trovo il sole, certo, infatti mi entra il sole. Adesso ce l'ho giù la tapparella, infatti. Anche un motivo per cui non metto la webcam. Cosa c'è da vedere? È tutto buio. Sto al buio, ragazzi. Che vi faccio vedere l'omino della Michelin. No, Calimero vi faccio vedere. Ciao Fox. Fox, stiamo facendo una quest assurda. Vedo che non mi carica i trial. Stiamo rendendo un pupazzetto un essere umano, più o meno. Lo stiamo umanizzando. Devo andare a Idolshire. Bello questo posto. Questo qua. Ci sono tante cose belle in questo paesino, compresa la caccia del Mog Tom. Che fra l'altro io ho un bug assurdo, ragazzi. Me l'hanno fatto notare tutti. Anche se ho fatto tutte le quest, mi dà sempre un problema che non mi sblocca quelli avanzati. Vabbè, qua no, perché non ho fatto le reliquie di Area Reborn, però nell'altro file io non riesco come Tino. Io ad esempio adesso ce l'ho, ma guarda, non ti posso segnalare, Stefano. Se sei una ragazza sì, certo che si becca anche il ban, però sei un maschio ne vedi un sacco di gente che fa live a petto nudo. Comunque non è una roba strana. Comunque vado subito a vedere, ma qua non penso di aver risolto il problema. No, perché devo capire se è un problema mio dell'account che non mi sblocca le cose o se è un problema di altro. Questo giornale è ammuffito, cavolo. Sarà 50 giorni che non toccavo più questo file. No, è uguale anche qua, stessa cosa, sempre gli stessi. Invece di sbloccarmi quelli di Star Blood, vabbè, mi dà sempre fino a 60. Non so come si fa a spostarlo fino a 70 in su. Vabbè. Io comunque ti capisco come tiro, ma non preoccuparti, non è una cosa drammatica, nel senso, guarda che le puoi fare. I dungeon vorrei aumentare quella fascia che mi faccia fare roba più per livellare e farmi quelle. Se ce l'ho, almeno le faccio più facilmente. Hildibrand, ispettore straordinario. Lady Julian, voglio vedere cosa succede. Abbiamo iniziato una missione per un'anziana e diventerà sempre più assurdo, ragazzi. Sempre più assurdo l'ispettore straordinario. Una qua.
Beh, dovrei farti vedere il mio file, Cobetino, capiresti cosa intendo. Dovrei farti vedere il file. Ma... Spero che si senta l'audio. Ho staccato un attimo il microfono. Allora, con file stacchi il jack, sì. Ho staccato un attimo. No, vorrei farti vedere perché. Però ma qui ci vorrebbe un mega esperto, perché l'ho chiesto anche agli amici della Free Company, nessuno mi ha saputo aiutare. Mi ha detto ma manda lo screen, mi ha detto boh, mistero, avrei saltato qualcosa. No, ho fatto tutto. Roba normale ho fatto tutto, stream no, ma normale ho fatto tutto. Cioè, vai a capire cos'è che mi crea sto blocco. Hildebrand. Ah bene, la direzione precisa, le location dei villain. I Grand Sir, gli anziani. Finalmente, stiamo andando alla caccia da questi anziani, anzianotti. Informiamo gli altri. È un'indagine, ragazzi, è una delle solite indagini stranissime che facciamo con Hildebrand. Mi fa ridere che ci portiamo dietro ancora l'inquisitore. Che ogni volta che sento parlare di Inquisitore viene voglia di giocare a Dragon Age Inquisition. L'ho saltato e ho giocato a Veilguard senza giocare a quello. Ecco qua. Io vivo e Shaw, Hildebrand e Lidor Marksander. Ma... oh no, sono spuntati anche questi. Conosci questo Gobby? Gobby non è un gobbo, Master Slowflix. Era il mio primo cliente. Ma certo che lo conosco questo. Sono sempre da lui. Sì. Questo personaggio lo conosco. Ciao Sabrina! Aspetta che la saluto. Anche dalla chat. Ciao Sabrina, ecco qua. Oggi giornata intensa, con grande caldo. L'ultimo giorno di caldo estremo però, cioè, da domani forse, se non hanno mentito, per qualche giorno si respira. Spero che sia vero, perché sai com'è il meteo, si può sbagliare. Però oggi ancora 35 gradi, quindi insomma, stringono i denti. Ieri erano 37, quindi sai com'è. Sempre meglio oggi di ieri. Ok, stiamo facendo delle belle missioni. Noi fra un po' staccheremo, fa caldo, sì, lo so. Infatti non vedo l'ora di poter fare le mie live con la webcam, con le mie cose. Se riesco già giovedì. Torno alla normalità. Mattina però, perché pomeriggio è impossibile, mattina è l'unico posto, l'unico momento magico. Ah, un gazebo gigante da chiamare il nostro. Non so cosa dire, grazie a Master Slowfix. Grazie, hai fatto il comando. Grazie, come dire. Ma come YouTube? Ma davvero? Ma YouTube? Non sapevo neanche. Ah, ma non sapevo che avessi YouTube attivo. Che figata! Ma allora sì che mi iscrivo. Non sapevo. Poi vedo gatti, io che amo i gatti, non posso farci niente. Io da gattaro non posso proprio farci niente. Ogni volta che vedo gatti guardo con piacere. Ma come si fa a non amare i gatti, veramente? Come si fa a non amare i gatti? Ciao bellezza, dice Cotino. Non tanto che non avevo più questo scomando, l'avevo tolto perché qualcuno si lamentò, non mi ricordo chi e dove e quando, ma mi dissero però
Comunque. Non mi ricordo, onestamente non mi ricordo. Vabbè. Queste missioni sono stranissime, l'abbiamo già detto. Rinuncio al trial. No, ma qua hanno disegnato sul muro. Che gran disegno. Gli fanno pure gli applausi. Da quando disegnare sul muro è legittimo? Vabbè, alcuni posti si può fare. Il dottore? Cosa mi sono perso come Tino? In che senso? In che senso? Cosa mi sono perso come Tino? Oh, è partita la roulette. Benissimo. Faccio in tempo a farne una, vedi? Ok. Bello qua. Questo Feast of the Sun. Questa è quella con la musica tun 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 tun. I posti sono incredibili con le musiche. Ah, ho capito, sì, sì. Non ricordavo più. Vabbè, ma lui ha fatto il suo lavoro da moderatore, giustamente. Quando sei moderatore, tu lo sai bene, bisogna proteggere la comunità. La cosa più importante è proteggere lo streamer e la community. Entrambe le cose vanno protette. I moderatori hanno il ruolo più difficile perché i moderatori tendono sempre a essere presi in antipatia, guarda. Perché lo streamer sta simpatico, però quando i moderatori spesso si mettono contro la simpatia della gente, non so perché io molti anni prima di fare lo streamer ho fatto il moderatore, non è che pensato io faccio io le cose, avrei voluto ma non sapevo neanche come si faceva, che poi avessi saputo che la capture card era una cavolata da mettere, l'avrei fatto anni prima, avrei iniziato 10 anni prima, ragazzi, avrei iniziato nel 2008, altro che 10 anni prima, 12 anni prima avrei già iniziato 12 anni prima. Vabbè, ma adesso però, cretino, cose private, posso parlarne qua. Ovviamente non si parla mai di quello che succede sui canali degli altri. Regola numero 1. Però sì, allora ho capito, io poi ho tolto quel sound, sì, mi sono messo d'accordo, ho detto guarda, tolgo il sound. Per quel motivo lì che non ho più il sound. Beh, non mi ricordavo, Ecco, non voglio che ci siano problemi, un sound mio possa causare un fastidio, allora tolto, rimosso. Avevo già anche rimosso altri sound comunque perché a qualcuno non era piaciuto, non posso più accettare, tipo sound jump scare, cose varie li ho tolti perché ci sono persone che sono sensibili. Magari ti parte un jump scare, a me fanno ridere, però danno fastidio ad alcuni e lo capisco ragazzi, se una persona magari è stressata, magari jump scare. Bella questa boss fight, cavolo, questa l'adoro veramente tanto. Ok, cominciamo, ma questo qui lo fa lui, è diventato un gorillone. Tra un po' dobbiamo diventare tutti uccelli qua nel gioco e volare. Questa battaglia è veramente bella, sì. Ci sono delle volte che si muore perché non sanno come va fatta. Oh boia. Ora dobbiamo diventare tutti uccelli. O non ancora. Ma sì, infatti. Troppo pericoloso, ragazzi. Diventate uccelli o vi ammazza. Veloci. Ok, perfetto. Anni fa, Martino, io c'avevo qualcosa.
No, non era del chatbot, era un... Non mi ricordo cosa avevo usato io ai tempi. No, ma sono morti i curatori! Ma che disastro, ma che disastro. Siamo fregati. Oh, che bello, un curatore è ritornato in vita. Meno male, allora cosa abbiamo? Un mago rosso? Meno male. Allora siamo salvi, ragazzi, siamo salvi. Ma insomma, non lo so, perché... Aia, sono morti anche i tank. Oddio, sono uno dei due che è sopravvissuto. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Morire. No, no, i ventilatori. No, no, i curatori. No, non facciamo morire i ventilatori. Incendio. No, ma che hai capito? Cometino. Capisco che c'è un casino in questo gioco, questo volume, ma... che mi copre la voce mia, però... No, 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 non scherziamo, che incendio. No, no. Ho detto... I due curatori sono morti. E poi sono morto io, non so cosa hai capito incendio, però. Ho detto solo che bisogna diventare giganti. Se non diventi gigante, il nemico ti ammazza quando diventa grosso lui. Non adesso, la seconda volta. Però capisco per chi è nuovo, questa meccanica ti spiazza. A me piace tantissimo sta battaglia in realtà. Perché è strategica, se sai cosa fare ti diverti, il problema è che... No, infatti, lo so, c'è un casino, è proprio l'arena che ti assosa, infatti io se avevo la webcam OBS, scusami, Streamlabs, avrei abbassato il volume. Ma magari poi la faccio con OBS, la faccio su YouTube con OBS, magari, vediamo giovedì come mi gira, se mi gira bene la faccio su YouTube. Se mi gira male la faccio su Twitch, ma con OBS aperto, tanto comunque mi vedrete in faccia come al solito. Magari faccio un giorno su YouTube e un giorno su Twitch, non lo so. Persona voglio andare avanti perché sono indirizzio. E i giorni freschi saranno solo giovedì e venerdì, poi da sabato si torna di nuovo. Ma sabato tanto mi rivedrete sicuramente la mattina. A meno che non gioco con Cla, ma anche se gioco con Cla è la stessa cosa. Ok. No, la faccio con la webcam, come senza? Certo che ho la webcam, non posso metterla sia da OBS che da YouTube, cioè che da Streamlabs, ma perché no? Ma certo Cubetino, L'unica cosa è che ho una grafica più bella su Streamlabs. Perciò un giorno devo farlo assolutamente, magari faccio venerdì. Oh boia, mi ammazza, sono un cretino. L'ho detto agli altri che l'ho fatto io. Mi sono distratto. Ne parlavamo prima, distrazioni ragazzi. Non è una cosa da poco, Conosco benissimo la strategia di questo boss. Tant'è che fra un po' voglio diventare io gorillone. Mi sono concentrato. Stavo pensando. My mistake, come si dice. Adesso però so già cosa mi aspetta. Adesso droppa le bombe lui. I bomboni. E io... Oh, Cla, un attimino, Cla. È arrivato proprio nel momento... ciao Retro! Ciao Mitico! Stiamo facendo una boss fight intrigante. Questa... Ok. Vado anch'io a aiutarlo. Ma non mi fa trasformare! Ecco fatto. Niente, non riesco a trasformarmi. E che cavolo. E siamo morti. Boia, questa volta non è colpa mia, però stavolta ci ho provato in tutti i modi. Allora, accetto un attimo la cosa di Cla. Un secondo, voi ragazzi però non lo sentirete. Il controllo è scarico. No, lo sentite, in realtà lo sentite. Lo sentirete fra pochissimo. 3, 2, 1. Ciao Cla! Sono appena morto, non prendi il gioco. Morto molto male, molto. Succede, perché
sto team è un po' un disastro. Comunque che facciamo? Come stai Retro? Streamlabs è andato fuori servizio, non c'è. Ah sì, aia. Se non va Streamlabs vado a vedere cos'ha. Che non va. Tu Cla stai bene? Io oggi ieri stanotte ho dormito finalmente, per cavolo, una notte che si respirava. È arrivato un vento ieri sera, senti, avevo il gatto che stava proprio sotto il vento forte. Quindi che devo fare? Siamo morti, lo sapevo io. Oh, sto guardando i giochi da prendere. Qualcosa. Non so se da prendere. Sì, ma da prendere nel senso stai guardando gli sconti? Ci sono un sacco di sconti su Play 5 in questo periodo, ma mi scoccia perché sono senza Play 5. Sono senza Play 5. Sono come te, anch'io. Non piace. No, voglio comprare. E non comprarla, tanto. Ripeto, esclusive sono quasi inesistenti al momento, guarda. Non hai neanche più un nuovo Uncharted, non hai più nulla di nuovo. Si vociferava, poi non era vero niente, guarda. Thank you! Va sempre, dai, sempre col piede ponciato, mi spiace sta cosa, cazzo. Io vado, te l'ho detto, mia madre è stata tirata sotto da un camion la scorsa settimana. No, a lei, normalmente capitano a lei. No, capitano a lei, a me non capita mai niente, ma a lei sì. Lei dice mi sono distratta, non ho visto il camion, cacchio. Mi ha detto perché aveva un rimorchio ma molto basso, sai quei rimorchi bassi. Lo sentite il buon Cla? No, insomma male al fondo schiena, però le sta passando un po' alla volta. Adesso riesce già a piegarsi, prima non riusciva. Stavolta non voglio distrarmi perché altrimenti sbaglio. Stavolta devo menare sto simpaticone qua. E lo devo menare. Soprattutto lo devo trasformarmi quando lui diventa gigante, tipo ora. Devo assolutamente attirare questo e potermi trasformare in un uccello. Perché Clan è fan, no? Non sei fan, no? Vedi tutti uccelli, vedi uccelli, dice, oh che belli, i miei preferiti. Ornitologo, no? Dice. Lo sentiamo molto basso, ma non possiamo farci nulla. Ragazzi, non possiamo farci nulla, non commentiamolo, povero Clan. Non è colpa sua, ragazzi, il suo controller ha preso tante botte, sto controller ha una storia incredibile, sto controller. Ti cade sempre. Sì. Ti cade sempre, ti cade, poi però non si rialza, ti cade, quindi là ha detto, dovrebbe essere aggiunta, lo aggiungiamo nelle quote, add quote, mi cade sempre, vai là. Un paio di giochi sono interessanti. E il volume di gioco è alto, ok. Ma non posso fare niente, e sto trial che è chiassoso da fa schifo, veramente, questo trial qua. Per fortuna lo finiamo adesso. Stavolta non ci facciamo fregare. Prima è successa sta cosa brutta, guarda. Prima c'è il Goblin Tour. Adesso dovrebbero arrivare le bombe. E prima avevo fatto il possibile per farlo spawnare, ma non era spawnato. Devo diventare gorilla. Trasformano, eccolo qua. Così posso diventare gorilla adesso. Sto aspettando. Devo diventare gorilla. Bomba uguale, eccolo fatto. Bomba, lanciami la bomba, perfetto. Pacca via sta bomba. Ok, seconda bomba. Via. Ok, ancora non mi sono trasformato. È una rottura sto boss, per la solita. Una gran rottura. Adesso poi mi lancia 3 bombe. Cos'è scritto? Il ventilatore non fa aria, sì. Adesso è scritta Andre. La scritta no, oggi non c'è Andre. Però. Stai giocando qualcosa, là? No, sto guardando le belle. Ma c'è qualcosa di interessante? No, ho messo un 2 Poi 3 bombe che esplodono. Vediamo se farlo fuori. Sbrigati, che ti esplode la bomba addosso. Ok. Siamo morti un sacco, ma dovremmo farcela lo stesso stavolta. Della roba strana. Boia, è tornato gigante. Fatta. Stavolta ho giocato bene, a differenza di prima che ho fatto 2 schifezze. Non diamo la colpa al tank che ha fatto un buon lavoro. No, non può farci nulla. Tank, che colpa ne ha. Guarda, più che tenerlo lì in fondo.
non è colpa sua. Grazie, grazie. Allora, ma potrei anche abbassare il volume del gioco. Comunque come stai retro, a parte il male? Io ripeto, è stato un periodo brutto questo, perché in un giorno mi si era fuso il router e la PlayStation 5 per ragioni che non c'entrava nulla, perché era staccata dalla presa, era partita la scheda madre. Poi, vado a vedere, poi è successo ancora qualcosa, tipo che ho avuto problemi con... Boia! Ragazzi, un secondo. Rieccomi ragazzi, scusatemi, no, niente, dobbiamo fare le foto in zona, ma lascia stare, devo prendere un appuntamento, speravo fosse il tecnico, ho visto la chiamata, ero tutto contento, invece vabbè, non è ancora il tecnico. Ti hanno detto? Ma niente, no, il tecnico non mi ha detto niente, non era lui, cioè, purtroppo non era lui ragazzi, vuol dire che non ho ancora sistemato. Ah boia ragazzi, è un disastro. Allora, questa missione l'abbiamo vista, la tolgo. Tagliando con la mola a disco, come Tino. Come c'è? Che casino è? Non sento il rumore di mola a disco. Fuori c'è un po' di casino, in effetti. Fuori c'è un po' di casino, sì. Non è che c'è tanta roba in spunto interessante. No, infatti, veramente non c'è. Allora. Adesso sono alla lettera D, ma solo il gioco. Allora, a me segna. Che succede qua? Ok, a posto. No, ma Streamlabs è connesso, ragazzi. Vedi che funziona. Ha preso un colpo. Puoi vedere? Top, se funziona, sì funziona. Oh che bello, a proposito mi salvo, no ma la fork così non me la salvo, tanto guardo poi alla fine chi ha di più e facciamo la classifica. Ok, beh è una bella classifica sto mese su Twitch. Lio primo, Lea seconda, Contino, Simo, Fox, Akhenaton, Splatter Kevin, Leonardo, Gigio e Sabrina. Che bella classifica. Questo forse me lo metto. Ma io ho mal di pancia. Ancora? No, questa scena l'abbiamo già vista. No, non l'abbiamo vista. Non ho nessuna traccia degli anziani. Ho presentito che sentivo detto boy un rumore. No, secondo me è il rumore delle cuffie quando lo staccate, sai, come Tino. È il rumore delle cuffie, secondo me. Vado a vedere, grazie, scusami, mi sono dimenticato alla fine. Ma Telegram, stai dicendo quello che mi hai mandato nel gruppo? Quello lì della temperatura? Beh, da te si sta bene oggi. Devo dirti, se 34 gradi ti va di lusso. Da me sono 36. So. Don't trust, la missione si chiama non fidarti di nessuno sopra i 60 anni.
ok. Ah, la Bandai, quindi ok. Era un bel gioco di Digimon, ma è della Bandai, quindi sicuro c'hai così bloccati. Eh sì. Quindi basta. Purtroppo la Bandai la maggior parte dei giochi li blocca. Che gioco era? Digimon Survivor. Ah, sì, sì, sicuro, sicuro. No, sicuro, sicuro no, però 99%. 99%. I fuochi di Somai. Mi sa che questa missione è importante. Si blocca un dungeon. Ma voglio sbloccare, ragazzi. Ma non è qua. Vabbè, non ci voglio adesso, onestamente. Anche perché oggi sono accaldato. Adesso è arrivato un caldo assurdo, ragazzi. Ma io sono soddisfatto. Quello che dovevo fare oggi l'ho fatto. Non mi dispiace, veramente. Posso dire che va bene così per oggi. Posso dirlo.